Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Bentornati nel portale dei trascendentalisti. Come state ragazze mie e ragazzi miei? Siamo pronti a fare le consuete previsioni energetiche del nostro lui-lei, energie maschili e energie femminili che coesistono all'interno di voi e si confrontano durante la settimana in tutte le relazioni che avete, non solo le relazioni amorose, no? Quindi abbiamo questa luna piena il 15. Facciamo dei minuti di silenzio anche per questa luna piena. Quindi, ragazze mie e ragazzi, per il rituale, il culto degli antenati, quello in cui offrite il cibo agli spiriti perturbati dei vostri antenati, ai vostri avi, lo potete fare entro il 15 a sera, entro le 10:29. Ok? Entro, cioè alle 10, alle 22:29 il rito deve essere finito, quello di dare il cibo, va bene? Trovate per le ragazze nuove le informazioni sul culto degli antenati per pacificare gli spiriti perturbati dei vostri antenati sul mio video podcast Magia Pratica 8, ok? Allora, detto questo, in settimana vi pubblico anche la potentissima preghiera sciamanica che io faccio ogni mattina, che imparai da Selene e che mi dà la consapevolezza delle istanze e delle forze che mi abitano, per invocare tutte le forze che esistono dentro di te, per renderti sempre di più consapevole di tutte queste forze. Cioè tu quando vai a comprare, che ne so, il pane, non sei sola, solo. Ci sono gli avi, gli antenati, lo spirito guida, lo spirito dell'aquila, il potere creativo, il potere della parola, lo sposo celeste, tutti vanno a comprare il pane con te. Cioè, mi spiego? E quindi suggellare il subconscio di tale pratica rende potentissimi, potentissimi, va bene? La potete fare quando volete la potente preghiera sciamanica. Io la faccio ogni mattina appena apro gli occhi, appena sono sveglia, sempre, sempre. Vi suggerisco di farla una volta al giorno, la mattina almeno per una settimana, e poi vi renderete conto che più la fate, più non potete fare a meno di farla, perché proprio è il richiamo delle forze, il richiamo dell'attenzione sulla consapevolezza delle forze che vi abitano, mi spiego? E che altro vi volevo dire? Ragazzi, volevo dire mail. Le mail per le consulenze sono tantissime, ragazze. Non posso ovviare a tutte quante, ne sono oberata proprio di lavoro, quindi piano piano risponderò ad alcune di voi e quindi piano piano riusciamo a fare tutto, non vi preoccupate. Io vi dico sempre di studiare, perché come vedete anche le nostre sorelle che non hanno mai fatto consulenze con me hanno avuto successi straordinari garantendosi la prosperità a lungo termine della loro esistenza. Quindi la consulenza è buona, sì, però lo studio, anche quando vi faccio una consulenza, io mi auguro che voi abbiate studiato, che stiate praticando, perché il mio compito è quello di rendervi libere e liberi, non è quello di trattenervi a me o a un qualsivoglia terapeuta, è quello di rendervi liberi. E quindi tutto il mio impegno sul canale è volto proprio alla liberarvi dalle paure, resistenze e attaccamenti che sono i tre postulati cardini per cui siamo venuti sulla Terra. E tutto ciò che ci accade ha a che fare con lo scioglimento di queste tre cose: paure, resistenze e attaccamenti. Uketamo, io includo Uketamo, e tutti i mantra e le pratiche sono funzionali a questo. I mantra sono potentissimi. Ricordate, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne. La parola crea. I mantra hanno un potere potentissimo perché? Perché sono rafforzati da centinaia di anni che vengono pronunciati. Ok? Tutte le forme pensiero su quei mantra creano un'energia dirompente. E quindi Uketamo, oppure Amaterasu o Omikami, oppure Emao, meraviglia, oppure ce ne sono tanti mantra, ve li ho detti nei podcast, ma ve ne aggiungerò tanti altri, va bene? Con le pratiche questo serve per andare incontro a quella prosperità. Perché le pratiche? Perché la spiritualità è un empirismo radicale, cioè va fatta l'esperienza quotidiana. E chi non studia o chi non pratica non può ambire a quella prosperità. Perché vive le cose da vittima. Mi spiego? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, andiamo a vedere come stanno le energie. Sì, energia del divino maschione e la divina signorina.
Il nostro colossal, non è più un format, è il nostro colossal. Abbiamo poi il... Aspettate, prendo il quaderno dei pianeti. Che cosa abbiamo in questa settimana che entra e esce? Vediamo, entra e esce. Il Venere passa in Capricorno. Acci picchiolina! Eh sì, Venere passa in Capricorno. Definite i rapporti. Definiamo i rapporti e quindi per il nostro format lui-lei la Venere in Capricorno è proprio una... il senso che l'amore si costruisce minuziosamente, vedrete le persone su cui investire, le persone con le quali c'è un'autenticità e la Venere in Capricorno è come se fosse un mix di visionarietà e ambizione, cioè guarda sempre a quello che le cose possono diventare. Ok, passiamo dalla Venere in Sagittario che è stata fino adesso, più leggera, più voglio scoprire oltre, a una Venere che si fa più radicata. E quindi tutti i rapporti indefiniti vengono passati in rassegna per cercare di capire meglio i connotati. E il Capricorno, come sappiamo, non ama la banalità, i fronzoli, le cornici, va all'essenziale, no? Non ama il superficiale. I discorsi che ci saranno in questa settimana a entrare con questa Venere in Capricorno saranno discorsi che verranno stimolati su prospettive a lungo termine. È come se la Venere in Capricorno seleziona e ci pone delle domande. Investo? Non investo? Lo investo, lo investo! Vabbè. Investo! Allora, sono pronto o non sono pronto? Sento di essere in una relazione che si sta formando un po' di più, sento dei pesi, non sento dei pesi, ok. E questo è a livello di realtà 3D, no? Fenomenica. A livello più alto, cosa ci dice la Venere in Capricorno? A livello più alto, la Venere in Capricorno ci sprona a darci, a darci, offrirci all'amore. Ci sprona a offrirci. Perché laddove sentiamo qualcosa di più impegnativo, no? Cioè si fa fatica ad amare, parliamoci chiaro. Perché? Perché abbiamo un ego. L'ego non vuole amare, perché amare significa darsi. E l'ego trattiene, mente razionale trattiene. E quindi la Venere in Capricorno ci farà riflettere su questo. L'obiettivo dell'essere umano è il darsi. Sciogliere paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dal darsi. E quindi ti farà riflettere su tutte queste questioni. Mi spiego? E poi con questa luna piena molto ben aspettata. Avete visto che il toro va fortissimo in questo mese? Cioè ci sono grandi progressi per il toro, l'abbiamo pubblicato nei segni zodiacali, è uno dei segni che va fortissimo. O comunque l'adempimento spirituale, ci sono pianeti a favore, ok? E con questa luna piena si radicherà un valore. Il toro è il valore, no? Il valore. Cosa ha valore per te? Veramente. Ecco, quello è il radicamento della luna piena in toro. Ok, detto questo, ah sì, poi abbiamo Marte in Leone, è passato, l'ho già detto negli altri video, quindi io valgo, e tutto quello che già sappiamo, no? Allora, partiamo, vediamo nella realtà fenomenica cosa accade. Lui e lei, vabbè, energia femminile, che può essere anche un uomo, energia maschile, che può essere anche una donna, intercambiabili, capito? Va bene, allora abbiamo messo le carte rosse oggi per lui, le carte di Guido Crepax e di Valentina da questa parte. Vediamo che sono carte un po' più kundaliniche, diciamo, per non dire altro, un po' più erotiche, un po' più kundaliniche. Vediamo. Allora, con questa Venere che passa in Capricorno, vediamo energia attuale di lui. Nei confronti di lei, energia attuale di lui. Qual è l'energia attuale di lui? Energia attuale di lui. La forza c'ha. La forza mi parla di diverse cose. Qua vedo dei lui intenti a recuperare loro stessi, anche la forza psicofisica, il loro valore e anche e soprattutto il coraggio.
è proprio Marte in Leone, che l'abbiamo appena finito di nominare, che investe tutti i segni zodiacali, no? Marte in Leone, io valgo il coraggio di recuperare me stesso, il coraggio di recuperare, di avere il coraggio di oltrepassare i miei limiti, oltrepassare i miei limiti, oltrepassare le mie resistenze e quindi anche recuperare un rapporto, oppure comunque sia superarmi. Mi voglio superare. 6 di denari mi parla di tendenzialmente di equilibrio, di intendersi con l'altro, no? Lo sforzo di mettere equilibrio, lo sforzo di superarmi e mettere equilibrio. Sì. Vediamo quali sono i pensieri di lui. Nei confronti di lei o i pensieri di lui a seconda della carta. Aspiterina, 10 di denari. Lui sta... Allora, qua ci sono maschili che vogliono sforzarsi nel dare tutto a dei femminili o a una persona. Dare tutto, stanno pensando con 10 denari di dare tutto, stanno pensando. L'energia attuale è di sforzarsi a mettere in equilibrio le cose perché stanno pensando di dare tutto. Ci sono dei maschili che vogliono, come queste sono molto evocative, no? Queste carte vogliono far godere la lei, vogliono dare, stanno pensando anche di vivere dei momenti in cui loro sono devoti, prepararle la cena, il pranzo, cioè dei maschili devoti, vedo con le prime due carte qua. Cavalieri di bastoni, molto devoti, molto devoti. Sì, c'è passione, c'è forte passione, anche radicamento, stabilità, vedo dei maschili risoluti. Vediamo cosa hanno nel cuore. Cosa hanno nel cuore per lei o cosa hanno nel cuore i maschili? È l'asso dei denari, sì. Qua ci sono dei maschili che vogliono un'opportunità importante che mi parla del tutto. È quasi che non li ferma nessuno. Quindi abbiamo dei maschili propositivi che si faranno avanti perché incontrano una persona, hanno a che fare con una persona con la quale vogliono il suo cuore, con l'asso dei denari, ha la voglia, l'opportunità, la voglia di concretizzare il tutto. I denari sono i più concreti di tutti, no? Sono un po' più lenti, ma sono i più concreti perché sono stabili e solidi. E qua ci sono maschili anche non solo innamorati da un punto di vista emozionale, questi denari con la forza, il coraggio di amare, il coraggio di darsi, il coraggio di offrire questa opportunità. Il cuore gli dice: abbi il coraggio di offrire il tuo cuore concretamente a suoi denari, e stanno pensando al tutto. Ah beh, questo Marte e Leone, E qua c'è la torre, vogliono fare proprio questo cambio che ha a che fare con la concretezza. Beh, è Marte in Leone e la Venere in Capricorno proprio, quello che abbiamo detto nell'intro. Vediamo adesso. Qual è? È saltato da solo. Il fante dei denari. Infatti, allora, non ho fatto ancora la domanda, però il fante dei denari rispetto a quello che stavo dicendo mi parla di inviti in concreto. Facciamo questo, facciamo quest'altro, vediamoci qua, facciamo questo, organizziamo quest'altro. Ok. Vediamo, stavo dicendo qual è il karma che si presenterà a loro, il blocco nei confronti della situazione o nei confronti di una lei. Qual è il karma o blocco? Il 3 di spade, una chiusura, un dolore o un no contact. Una chiusura, un dolore o un no contact, un tradimento, una situazione difficile, il blocco da superare è questo, ecco perché c'è la forza, mi parla del recupero, no? Ok, adesso abbiamo visto la parte interna di lui, vediamo la parte interna dell'energia femminile. Vediamo com'è l'energia femminile, l'energia attuale di lei nei confronti di lui o l'energia attuale di lei. L'energia attuale di lei. Energia attuale di lei, energia attuale di lei.
Ah, un'altra cosa, ragazze mie e ragazzi, volevo dire, siccome mi mandate diverse mail, messaggi, se no mi dimentico, alcuni di voi mi chiedono dove posso trovare la playlist L'arte sciamanica. Allora, vedete, state vedendo questo video, andate sulla home del canale e c'è scritto video, playlist, community, ci sono delle da cliccare, ok? Dove dice playlist o podcast, va bene? Premete su podcast per quanto riguarda appunto le cose da studiare, podcast, e vi escono le playlist dei podcast, ok? Iniziate dall'arte sciamanica che è all'inizio, ragazze mie e ragazzi, ok? Iniziate dall'arte sciamanica perché è la conoscenza ultima a cui sono arrivata, e che contiene anche la conoscenza delle altre playlist, ok? Allora, energia attuale del femminile. 3 di denari. Vedo le ragazze qua in cooperazione. Il 3 di denari mi parla della voglia di cooperare, di organizzare cose insieme, dedicate magari al loro lavoro, cooperazione, se hanno un negozio, sistemare il negozio, le vedo anche così, di cooperazione, la voglia, se hanno una persona comunque sia con l'altro fuori da sé, c'è l'energia della cooperazione, di venirsi incontro, organizzare piani, fare progetti, hanno una bellissima energia di partenza. Fondomazzo l'imperatore, hanno un'energia di costruzione, di ordine, sono molto risolute. I pensieri di lei, quali sono i pensieri dei femminili? I pensieri di lei. 9 di denari, wow, stanno proprio nel loro... più che agli altri, loro pensano a se stesse. È una energia di amor proprio il 9 di denari. Qua hanno un'energia di amor proprio fortissima i femminili, pensano al loro lavoro, a ciò che le fa stare bene, pensano a organizzare le cose bene nel loro lavoro, nelle loro cose, nel loro benessere personale. Non pensano tanto a una persona quanto a loro stesse, al loro benessere personale. E questo è buono, no? Non puoi pensare a un altro se non stai bene con te stessa. Cioè, mi spiego, no? Hanno energia di amor proprio fortissima con i denari, quindi concretezza nel loro amor proprio, nelle loro cose, il loro lavoro, le loro passioni. Cosa hanno nel cuore i femminili? Vediamo. Il 6 di bastoni, hanno proprio un'energia autonoma. Il 6 di bastoni mi parla del successo, dell'avanzamento rispetto a situazioni difficili. Hanno un'energia autonoma, non tanto hanno l'occhio verso l'altro, quanto sono concentrate solo su di loro. Hanno un'energia di molto amor proprio, molti di lui li possono vedere quasi inarrivabili, irraggiungibili, oppure un po' quasi che non gli fanno caso a loro, mi spiego, perché il 6 di bastoni è una carta che mi parla di avere il controllo su più situazioni, avere il controllo della situazione, di nuovo, dopo il 5 di bastoni, no? Che viene prima, che è la situazione dei conflitti nel cuore. Hanno il cuore trionfante del loro amor proprio. Questo è. Adesso vediamo qual è il blocco o karma nei confronti dell'altro fuori da sé. Il 10 di denari, non vogliono convivere con qualcuno, non vogliono... Quindi questo sta pensando e questa invece non vuole. Va bene, insomma. Preferiscono rimanere col 9 di denari, che è un'energia autonoma, no? Per se stesse. Il blocco è il 10 di denari. Rispetto a una persona, se ci sono persone con le energie femminili, hanno a che fare con le persone, per il blocco è avere la totalità con qualcuno perché stanno bene così come stanno. Per adesso, almeno in questa settimana. Almeno questa è la cosa interna, poi vediamo che succede. Invece questo sta pensando alla casa e lei sta pensando al loft da sola. Allora, e infatti questa Venere in Capricorno, che entra in Capricorno, come vi ho detto prima, ti fa fare la domanda, la cosa può essere, si fa più impegnativa. Che fai? Te la senti o non te la senti? 10 di denari al blocco. Questo nei rapporti interpersonali, perché qua vedo proprio energia autonoma. E non ci sono coppe, ci sono denari, bastoni, cioè nel senso poco emozionali e più pratiche, pragmatiche. Oppure qualcun altro non ha una casa, non è realizzato economicamente, un po' così vedo. E loro intanto stanno sulle loro, insomma. Felici, perché il 9 denari è una carta felice, il 6 di bastoni è una carta felice come amor proprio. E infatti il cavaliere di coppe, no, no, non voglio, ti prego, vieni, ho comprato la casa, no, non voglio, sto bene nel loft.
Sì, un po' così. Vabbè, abbiamo visto un po' la parte interna, no? Andiamo a vedere la parte fenomenica. Cosa accade nella realtà dei fatti oggettivi, che non esistono comunque, cioè la realtà oggettiva non esiste. Vabbè, vediamo, allora, vediamo nella realtà fenomenica quali sono le intenzioni dei maschili di lui nei confronti di lei in questa settimana. Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Ci sono anche dei femminili che vogliono realizzare loro stesse da un punto di vista economico e lavorativo, prima di darsi. Siccome hanno le forze e le energie, più che pensare a una persona, pensano a darsi a loro stesse, a questa per avere la loro stabilità personale. Ok. Allora, quali sono le intenzioni di lui? Le intenzioni di lui nei confronti di lei in questa settimana? Sì, il fante di bastoni. Qua ci sono messaggi e anche ispirazioni nel far capire che a lei, che lui, mi sto impappinando. Qua ci sono ispirazioni, qua ci sono messaggi e comunicazioni. Le intenzioni del maschile sono quelle di far capire alla lei o di dire a lei che le piace che gli piace molto, che è attratto da lei. Nuove comunicazioni, nuovi orizzonti, mettiamoci alle spalle una situazione di blocco. Supero questo karma del tradimento, mi sento tradito nella fiducia, mi sento tradito, mi sento... Non è più così, perché col fante di bastoni guardo avanti, quindi intenzioni di apertura, di scrivere, di parlare, di messaggiare, anche un po' fresca come cosa, no? E qua abbiamo il 5 denari, infatti abbiamo dei maschili che vogliono parlare rispetto a situazioni in cui si sono sentiti feriti o abbandonati o lasciati soli, un po' questa situazione qui. Ecco perché la forza come prima carta è il recupero delle proprie energie, grazie a questo Marte e Leone. Vediamo le azioni che farà lui nei confronti di lei, le energie maschili, che azioni faranno nei confronti dei femminili in questa settimana. Il 9 di denari, anche loro fanno... Allora, qua ci sono dei maschili che ci provano, dei maschili che ci provano mantenendosi però sulle loro posizioni. Che cosa voglio dire con questo? Ci sono dei maschili che ci provano però, siccome c'è questo Marte e Leone, gli dà la forza di non essere zerbino, di non essere zerbini. Col 9 di denari mi dicono che scrivono dei messaggi, però magari non fanno proprio azioni in concreto, nonostante il loro cuore voglia, ma vedono, io credo che sia più che altro vedono di capire la risposta dell'altra persona col 9 di denari, mi spiego? 5 di denari, sì, perché ne hanno passate tante, qua mi dice l'energia maschile, e quindi è come se non vogliono ricevere un rifiuto, magari fanno finta di non essere tanto interessati, però gli mandano un messaggio, però il cuore dice tutt'altro, un po' così. Vediamo l'energia finale del maschile nei confronti del femminile. 4 di spade. Allora, qua vedo dei maschili che hanno la forza nel loro cuore di aprire il cuore al nuovo. Il 3 di spade mi parla di un dolore che si vogliono mettere alle spalle recuperando loro stessi. Messaggiano o dimostrano interesse nei confronti del femminile senza fare grandissime cose però in questa settimana. Perché fluiscono, il 4 di spade è anche la carta della calma, del fluire, no? Non fanno grandi azioni se non mandare un po' di messaggi senza la concretezza che vediamo però che c'ha qua sopra. Un po' può essere ambivalente, però non è ambivalente, in quanto c'è un tempo di recupero per tutti, no? Vediamo da questa parte, infatti le eremita ci vanno cauti, cauti. Vediamo da questa parte, energie femminili, quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui in questa settimana? Il diavolo. Qua ci sono femminili che hanno voglia proprio, hanno voglia. Le intenzioni, il diavolo mi dice che ci sono energie femminili che vogliono prendersi quello che vogliono. Cioè, voglio passare una notte con lui, lo faccio. E hanno questa intenzione, hanno le intenzioni di avere diciamo, un incontro passionale. Un incontro passionale. Sì, hanno intenzione di avere un incontro passionale. 4 di denari. Ah!
Qua ci sono femminili che hanno intenzione di avere un incontro passionale, però senza darsi troppo. Così le vedo. Senza aprirsi troppo. 4 di denari, 5 di spade. Eh sì, vedo... Vediamo le azioni dei femminili nei confronti del maschile o le azioni dei femminili. Sì, re di bastoni, ci sono dei femminili che vogliono avere incontri, parliamoci chiaro, sessuali, ok? Sessuali, passionali, complice cosa? Il loro superpotere, cioè nel senso sono molto autonome, però ci sono femminili che hanno intenzione di avere degli incontri passionali, questo è. Vedo dei maschili più timidi o fanno finta di esserlo e dei femminili che invece... Allora, qua ci sono maschili che vogliono concretezza e stabilità. Va bene, però non lo dimostrano tanto, mandano dei messaggi. Qua ci sono dei femminili che non vogliono tanta concretezza e stabilità, in questa settimana perlomeno. Ci riflettono su, perché il 6 di bastoni del cuore mi parla chiaro del fatto di energia, di amor proprio, di orgoglio anche, no? E però nei fatti si realizza il fatto che loro vogliono, mi vivo questa notte di passione, mi vivo questo pomeriggio di passione, questo weekend di passione, non voglio, ci devo pensare per una costruzione, ok? Questa è la settimana, cioè così la vedo. Vediamo, energia finale di lei, anzi, nelle azioni ancora, cavaliere, re di bastoni e cavaliere di coppe. Qua ci sono dei femminili che propongono, vabbè, va benissimo, ci sono dei femminili che propongono un invito o sono loro che schiacciano l'acceleratore, non tanto i maschili, sono loro. Il carro, vedi? Sono femminili che vanno, partono, fanno o propongono. Ci sono maschili un po' più impauriti, ma non impauriti perché qua vogliono costruzione e loro vogliono mantenersi un po' più leggere per questa settimana. Ma soprattutto questa Venere in Capricorno, che è proprio, no? La dea dell'amore, abbiamo il diavolo che è Capricorno, nelle intenzioni c'è proprio quella di vagliare le domande che la Venere in Capricorno ti fa fare attraverso la sessualità. Questo è. Sì. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui in questa settimana. Ah, c'è l'asso di coppe. Qua loro vogliono un'opportunità d'amore, c'è il rinnovo di una relazione a partire da una fortissima energia sessuale. E sono loro che propongono e fanno. E i maschili è come se stanno a guardare cosa accade e rispondono, mi spiego? Qua ci sono i maschili forse un po' impauriti anche del tanto potere femminile, perché 9 di denari, 6 di bastoni, c'è molto orgoglio, molto forti vedo qua dei femminili che magari non vogliono ancora una costruzione, almeno questo è darsi a una costruzione in più. Si prendono, sono animate dalla Venere in Capricorno nell'andare nei fatti concreti, cioè i fatti concreti in questo caso è ciò che richiama l'istinto. Ciò che richiama l'istinto fu una fortissima energia sessuale, passionale, da cui poi sgorgerà una nuova opportunità d'amore che i femminili vogliono con un maschile. Sì. Hai capito le signorine qua? 7 di denari. Qua ci sono forti incontri di passione, soprattutto sollecitati dalle energie femminili. Queste energie femminili possono essere anche uomini, Quindi i femminili vogliono un'opportunità nuova d'amore dove si sentano apprezzate totalmente, però senza fare lo zerbino. Quindi il 7 denari mi dice che loro, dopo aver avuto questi incontri in questa settimana, attenderanno il momento giusto perché c'è già stato questo rinnovo, Temperanza, sì. Hai capito le signorine come stanno potenti? Ok, adesso ci andiamo a fare tutte le specifiche, però lo so che già lo state dicendo, mi devo andare a mangiare un biscottino. Biscottini tra l'altro che faccio io, ok? Faccio io, farina di mandorle, insomma, vado a mangiare un biscottino e torno. Allora, ragazze mie, andiamo a farci adesso le specifiche. Vediamo un po'. Allora, la forza, energia attuale di lui nei confronti di lei con la forza.
la forza, energia attuale di lui nei confronti di lei con la forza. Nove di spade. Attualmente vedo dei lui preoccupati, con delle angosce interne, che non rivelano, che non hanno rivelato. Ma noi ti sgamiamo, voglio dire, siamo qua, ti sgamiamo. Sì, abbiamo dei lui con delle angosce interne, nove di spade, no? Si mette le mani nella testa, ci sono delle problematiche attualmente, tant'è che c'è la forza, la voglia di uscire fuori da queste problematiche, di... Qua ci sono dei lui che stanno facendo dei sogni grossi, importanti durante l'attività onirica e quindi anche il coraggio di oltrepassare i propri limiti e le proprie paure, no? Rispetto a una lei o rispetto a una situazione. C'è la voglia di recuperare. Vediamo quali sono i pensieri di lui, cosa sta pensando con 10 denari. 10 denari. 10 di coppe. Qua ci sono dei lui che non mostreranno tutto quello che vi sto dicendo adesso. Va bene, 10 di coppe, 10 denari, ci sono dei lui che vogliono tutto da una relazione, tutto. Però non lo mostrano in questa settimana, manderanno dei timidi messaggi, un po' così per non far vedere tutta la turba interna che hanno. 10 di coppe, 10 denari, è tutto, è tutto. Asso di denari, cosa hanno nel cuore i maschili? 4 di coppe. Sono un po' demotivati però, forse perché molti di lei l'hanno esclusi. 4 di coppe nel cuore è come se avessero un po' di noia, un po' di... anche rifiutano una situazione, rifiutano la situazione attuale che stanno vivendo con delle lei o rifiutano delle situazioni perché c'è l'asso di denari. Quindi vogliono un'opportunità o scartano delle altre opportunità perché c'è una lei in particolare, oppure sono un po' demotivati a livello emozionale nonostante vogliano questa opportunità. Perché sono demotivati? Perché c'è questo 9 di spade. Vediamo questo 3 di spade. Qual è il blocco, il karma di lui nei confronti di lei in questa settimana? Qual è il blocco, il karma? Paggio di spade. Probabilmente qua c'è stata una chiusura per terze persone. Oppure il paggio di spade al blocco mi dice ci sono persone che hanno inficiato un po' nella relazione o si sono messe in mezzo dando una chiusura, un blocco e questo ci si vuole mettere alle spalle questa cosa. Oppure il paggio di spade al blocco mi parla, io faccio tutti i casi che vedo, no? Della mancanza di fiducia, un po' di mancanza di fiducia, un sovranalizzare troppo le cose, tant'è che abbiamo il 9 di spade qua, un sovranalizzare troppo le cose rispetto a un blocco che ci può essere o c'è già stato. Va bene, vediamo qual è le intenzioni di lui nei confronti di lei, paggio di bastoni, fante di bastoni, in questa settimana. La regia dei bastoni è attratto irrefrenabilmente da una lei o da una persona, insomma. Intenzioni di scriverle, di parlarle, perché è attratto irrefrenabilmente. Eh sì, da un'energia femminile. Vediamo le azioni che farà nei confronti di lei con il 9 di denari, le azioni. Sembra un po' antisonante, no? Che poi, vabbè, adesso ti dico. Le azioni che farà nei confronti di lei, 9 di denari. 9 di coppe, guarda, è attratto irrefrenabilmente da lei, ma non vuole darglielo a vedere. 9 di coppe, energia che non fa niente di tutto questo trambusto d'amore o di concretezza che sta sentendo. O perché c'è una famiglia in mezzo, anche per alcuni di lui c'è una famiglia in mezzo che loro rifiutano, 4 di coppe, e vogliono un'opportunità con quest'altra lei che non fa parte della famiglia, no? E infatti l'altra donna è al blocco. Però non lo danno a vedere. Vediamo energia finale, 4 di spade. Alla fine però sì.
Paggio di coppe. Alla fine però fammene mettere due altre. Energia finale di lui nei confronti di lei. Regina di spade, vedi? È il re di spade. Qua ci sono delle persone che sono in silenzio tra di loro. Re di spade, regina di spade, oppure un rapporto di freddezza. E quindi c'è un rapporto di freddezza oppure un rapporto più intellettuale, ma che è un rapporto più intellettuale e meno emotivo. E diciamo che lui non si fa vedere tanto emotivo o passionale quanto invece vorrebbe. Paggio di coppe che si è girato da quest'altra parte. Fammi mettere due altre. Carro. Regina di coppe. Qua ci sono due persone per alcune di voi. Alla fine loro sono mossi da questa energia irrefrenabile, vogliono questa opportunità con un'altra persona e vanno da lei. Carro, regina di coppe che sta aspettando, che non è quest'altra regina qui, va bene? Con la quale c'è freddezza. E invece per altri, laddove non c'è un'altra persona, c'è un rapporto più intellettuale, più di freddezza, laddove diciamo la parte emozionale è messa un po' al margine. Cosa succede? Che passato questo momento sono loro che vanno verso la regina di coppe e si aprono emozionalmente, ok? Vediamo da questa parte. Dove stanno mini? Eccoli. Quindi ci sono energie maschili che devono trovare il coraggio per abbattere dei limiti. Tali limiti sono manifestabili, è possibile che la loro anima li stia manifestando o con delle altre persone oppure semplicemente con i loro limiti interni. Ok? Questo è il succo. E che hanno questo segreto dentro di questa grande opportunità che vogliono. Vediamo l'energia attuale del femminile, 3 di denari nei confronti del maschile. Energia attuale del femminile nei confronti del maschile, 3 di denari. Due di denari. Qua vedo dei femminili molto occupate nel loro lavoro in questa settimana, in quello che loro hanno da fare. Più che sull'altro vedo femminili molto occupate in questa settimana, in vari ambiti. Può esserci anche l'amore, me le vedo occupate nelle cose in concreto, più pragmatiche. Quali sono i pensieri del femminile nei confronti del maschile, 9 di denari? Qua c'è un re di coppe. Stanno pensando a una persona effettivamente che li apprezzi in modo totale. Vogliono che li apprezzi in modo totale, ma non lo pensano da un atteggiamento di vittima. Stanno pensando a questo re di coppe, a questa persona, però anche a loro stesse, mi spiego, non c'è un atteggiamento di vittima qua nel femminile più, non li vedo più da un po' di settimane già comunque. Vediamo il 6 di bastoni. Cosa hanno nel cuore i femminili? 8 di spade. Rispetto a un maschile si sentono un po' in agonia mentale, cioè non sanno cosa pensare, c'è un blocco rispetto a un maschile, a questo re di coppe qua. Ecco perché le vedo focalizzare l'attenzione su loro stesse, nonostante ci può essere un blocco con il maschile. Non vedo atteggiamenti di vittima qua, questo mi fa molto piacere. 5 di bastoni, ci sono un po' di tensioni, un po' di agonia mentale, una sorta di blocco con qualcuno, tant'è che loro ne vogliono uscire vincenti da questa cosa, concentrando l'attenzione sulle loro prerogative. Qual è il karma, il blocco di lei nei confronti di lui? 10 di denari, il mondo. Il blocco può essere una distanza tra tutti e due che impedisce una stabilità in questa settimana, una distanza geografica, oppure può essere l'incapacità di uno dei due di dare stabilità in questa settimana, la non voglia ancora, diciamo. Di cosa mi parla? Il blocco di lei nei confronti di lui in questa settimana. 9 di coppe. Qua c'è qualcuno molto con un'energia più introspettiva, credo che siano loro.
Credo che sia, anche se qua vediamo energia introspettiva, 9 di coppe, 9 di coppe, alcuni femminili non sanno che i maschili, pensano che i maschili non vogliano stabilità, non vogliano questo, e invece qua c'è, perché non lo dicono? Almeno per i primi giorni della settimana, non lo dicono perché per vari motivi, quelli che vi ho spiegato. E quindi il 9 di coppa al blocco è come se un'altra cosa importante che vedo qua col 9 di coppe al blocco è che loro vogliono una piena autonomia loro, personale, prima di avere una stabilità e concretezza con qualcuno. Autonomia personale mi parla di una felicità personale prima di darsi a qualcun altro. Vediamo le intenzioni di lei nei confronti di lui, questo è come stanno internamente, no? Le intenzioni di lei nei confronti di lui, il diavolo. Eh sì, qua abbiamo la temperanza. Ci sono femminili che comunicano, la temperanza sono proprio comunicazioni. Femminili che comunicano perché hanno questa ambizione di comunicare, vogliono una persona. Però con una bella energia della temperanza, perché non c'è energia di vittima qui, fondamentalmente. Vediamo le azioni che faranno i femminili nei confronti del maschile. Abbiamo il re di bastoni e cavaliere di coppe, le azioni dei femminili nei confronti del maschile. L'otto di denari. Guarda, qua ci sono femminili che si impegneranno nella relazione con l'altro. Qua vedo femminili che si impegneranno poi nella relazione con l'altro. Quindi diciamo che vanno a scemare un po' di queste turbe mentali nei confronti dell'altro, perché hanno una buona autonomia emozionale, mi dice col 9 di denari. C'è la voglia di impegnare, vedi 2 di coppe, ci sono femminili che vogliono impegnarsi in una relazione. Quindi parte con una sessualità, una forte kundalini e poi piano piano si impegnano. Vediamo questo asso di coppe, energia finale di lei nei confronti di lui. Cavaliere di denari, asso di bastoni e la regina di denari. Guarda, non c'è più l'atteggiamento di vittima sul maschile, perché qua abbiamo l'energia finale, c'è questa opportunità che i femminili vogliono dare al maschile, ma con le dovute calme, cioè cavaliere di denari, asso di bastoni e regina di denari, le vedo molto pazienti nel realizzare i loro propositi con una persona in particolare con la quale c'è una forte attrazione e intimità. È proprio quello che chiede la Venere in Capricorno, no? Con questi denari, il Capricorno, è proprio quello di condividiamoci e vediamo che succede. Con profonda calma, con profonda... Vedo un grande equilibrio sul femminile, grandissimo equilibrio sul femminile. Bravo, bravissimo. Grandissimo equilibrio sul femminile. Ok, adesso con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo tutto questo tumulto, vediamo qual è la verità perché non lasciano spazio al dubbio i miei oracoli. Tutto questo tumulto che non confessano subito, ok? Vediamo un po' di cosa ci parla tutto questo tumulto. Vediamo. Perché è come se volessero fare un po' stare sulle loro, un po' così, perché però c'hanno un tumulto dentro, mi spiego. E loro lo sanno però, altrimenti questi gesti non lo fanno, sanno che sfondano una porta aperta da questa parte, per molti femminili. Vediamo, che vedo femminili proprio determinati, non impulsivi. Determinati, è proprio la Venere in Capricorno, è ambiziosa, minuziosamente, l'amore si costruisce minuziosamente, no? Vediamo. Allora, qual è la verità del maschile nei confronti del femminile? Quindi questo segreto che si tiene all'inizio, che fa finta di stare bene, diciamo. Vediamo la verità qual è. Non smettere di cercarmi perché mi troverai da qualche parte ad aspettarti. Vedi, ci sono maschili che aspettano le mosse dei femminili, perché molti femminili
stanno temporeggiando col maschile. Non smettere di cercarmi, dice il maschile, cioè continua a farlo. Mi troverai da qualche parte ad aspettarti. E la verità è questa, che vuole che lei lo cerca, nel senso, ehm, vediamo cos'altro. Con te posso essere autentico. Eh sì, qua c'è la verità qual è? Che molti maschili percepiscono dei femminili con i quali possono essere autentici. Cos'è l'autenticità? Senza maschere, senza fronzoli. Ok, è proprio la Venere in Capricorno che esige questa autenticità. Cos'altro? Qual è la verità in quello che non dicono? Qual è la verità? Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Quindi ci sono maschili che non dicono la verità, che è questa, che nonostante percepiscano la diversità con dei femminili, questa non la vedono come una diminuzione, ma come un arricchimento. Siamo unici. Cioè tu sei yin e io yang, ci complementiamo, siamo fatti l'uno per l'altra. Però non glielo dicono subito. Vediamo ancora qual è la verità. Non sono stato onesto e infatti qua non te lo dice questa cosa qua subito. Non lo dice questa cosa subito. Magari dai suoi comportamenti si può pensare tutt'altro, tant'è che alcune di lei pensano che, vabbè, non lo so, fa un po' il duro, un po' l'indifferente, freddo, non è così. Mm? C'è un po' di maschera. Vediamo cos'altro, qual è la verità. Qual è la verità del non sono stato onesto dietro questa maschera? Ti sto manifestando. La verità qual è? Che vuole un'opportunità, è qua come se fosse uscito il mago. Voglio un'opportunità con te, ti sto manifestando. Voglio questa opportunità dell'asso di denari. E così stanno le cose. Così stanno le cose. Guarda, io adesso voglio mettere una carta di questi oracoli nuovi su entrambi. Allora, energia di lui nei confronti di lei. Sciogli i nodi, chiarisci una questione e prosegui con leggerezza. Ci sono dei lui che devono sciogliere questi nodi, che lo vedevamo anche qui, no? Questa incapacità di parlare ancora di quello che abbiamo detto, questa autenticità che vogliono, questo investire tutto, anche dei lui e lei con le quali c'è freddezza, oppure ci sono terze persone, sciogli i nodi, troveranno il coraggio di sciogliere dei nodi perché li preoccupano queste cose. Vogliono chiarire una questione, vogliono proseguire con leggerezza, l'autenticità e leggerezza, no? Senza maschere. Questo è il postulato in questa settimana sulla quale il maschile metterà l'attenzione. Vediamo lei nei confronti di lui. Adesso mi esce il serpente, salta il video, la Kundalini. Vediamo. Lei nei confronti di lui. Nulla accade per caso, l'universo ti sta inviando dei segnali, presta attenzione. Lei lo sa che lui impazzisce per lei. È quello che vi ho detto prima. L'universo le manda dei segnali, presta attenzione, lei farà attenzione a questi segnali. Nulla accade per caso, cioè non è un caso che arriva un segno piuttosto che un altro, piuttosto che un altro. Mi spiego? Non a caso qua c'è una sciamana comunque, appunto. Ok, voglio vedere adesso dai, mettiamoci le metaforiche associative che ci piacciono tanto. Vediamo, allora, prendo il 14 mazzi di carte delle associative. Dio, sono un bordello, ragazzi, carte. Allora, fatemele battere un attimo così. Stupende, ma sono casino. Allora, battiamo queste così. Battiamo queste così. E sono caduti, appunto. Battiamo troppo. Vediamo. Facciamo così. Poi le mettiamo tutte qua. 1, 2. Ora tagliamo
e prendiamo queste qua, queste ce le mettiamo a posto. Siccome qua stanno mischiate maschili e femminili insieme, vediamo che carte ci escono, le butto al centro. Le butto al centro, vediamo. Allora, vediamo un po' di che energie stiamo parlando, vediamo un po' questi maschili e femminili, quelli che mi cadono, Vediamo questi che mi cadono. Ok, le prendiamo tutte. Ok, allora abbiamo lui, abbiamo questo qua che ha i guanti, che quasi non si scomoda, c'ha un atteggiamento un po' altezzoso, quasi sia io non mi scomodo, non voglio sapere, e poi è il primo che va a cercare. Con i guanti, nel senso non mi sporco le mani, un po' altezzoso, abbiamo a che fare con dei lui un po' altezzosi. Poi abbiamo una lei, bellissima questa immagine. Questa parte sta in luce, questa parte sta in ombra. Un po' come se fosse qua la bilancia, cioè è in perfetto equilibrio queste due palle qui. Cioè le palle in equilibrio. Vabbè. Non sono cascate, ma sono in equilibrio. Vabbè. Guarda. Allora, questa è un'immagine bellissima perché ha a che fare un po' con l'imperatrice e la papessa. Mi sta dando questa intuizione. Sono metaforiche associative, le associamo alle metafore, appunto. È come se lei qua fosse in perfetto equilibrio. Abbiamo questo giallo ridondante e tutti questi denari che sono gialli anche, no? Appartenenti al terzo chakra, perfetta autostima, e questo blu che mi parla del quinto chakra, il chakra della gola, che è la comunicazione. Non a caso sono i femminili che comunicano in perfetto equilibrio, cioè sanno cosa stanno facendo, ok? Non sono vittime, sanno cosa stanno facendo. Ok. Poi abbiamo questa signora qua con gli occhiali così. Mm. Anche qua, questa è un po' con questo va insieme, no? Allora, lo sguardo di questa signora è un po' della serie. Ma guarda questo. E poi, siccome la signora è un po' più grande, un po' più anziana, che fa il cruciverba e si beve un tè della serie, io faccio quello che devo fare. E intanto aspetto. Cioè, un po' così la vedo. E intanto aspetto, mi faccio un bagno e faccio le bolle. Qua ci sono, guardate un po' che carte sono cadute. Io amo le carte perché mi stupiscono sempre. E praticamente con le immagini ci danno il quadro di tutto quello che abbiamo letto adesso. Cioè lui un po' qua, così sia non ti guardo, non ne voglio sapere. Poi questi sono i primi che, oh dai fammi sapere, ma che è successo? Fammi sapere. Così. E poi abbiamo queste lei eh, molto forti, dove c'è una lei che si gode il suo tempo con se stessa, il 9 di denari, no? Penso a me stessa, sì, penso a te, c'è un blocco, però al tempo stesso mi riprendo, io sto con il mio potere. E, ma che cosa pensi di fare qua così? E poi delle carte che se la godono con loro stesse, quasi faccio finta di niente, questo faccio finta di niente, io la vedo qua spumeggiante, bellissima, dietro c'è una lei che è un po' più analitica, ma sa esattamente cosa sta facendo. Allora, qua ci sono energie femminili molto forti, energie maschili che pensano di non voler guardare l'altra persona quando dentro stanno scoppiando, e ci sono femminili che si prendono quello che vogliono. Questa è la settimana in cui per bruciare paure, resistenze e attaccamenti, per andare incontro al cielo della settimana, che è questa Venere in Capricorno, Marte in Leone, ci sarà questo sondare il terreno da un punto di vista del proprio potere personale e metterlo in pratica. E quest'altra parte maschile come sonda il proprio terreno, come lo mette in pratica, trovando il coraggio di sciogliere i nodi e togliersi i guanti e darsi da fare. Questo è il senso.
Vediamo un attimo da questa parte. Ah sì, io voglio vedere, qua abbiamo detto il quinto chakra. Io voglio vedere con queste carte qua. Con le carte dei chakra, appunto, lui come vede lei? Vediamo, lui com'è che vede lei? Qual è la visione che lui ha di lei in questi giorni? E quindi in base alla visione, quella stessa visione lavora sul chakra, no? Di lui. Che visione ha lui di lei? Primo chakra, questo è rosso e arancione. Aspetta, fatemi vedere gli altri rosso e arancione perché non riesco a capire. È rosso, è il primo chakra. Che visione ha di lei? Una lei che gli dà le spalle e quando gli dà le spalle però lo fa sognare, un po' così. È il primo chakra. È il primo chakra. È proprio il coraggio, no? Il radicamento in sé, il coraggio comunque è il quarto chakra, però trovare il coraggio, fare azioni che hanno a che fare con l'abbattimento dei propri limiti e le proprie resistenze, come ci insegna la forza, è il coraggio del primo chakra, cioè il diritto a vivere. Io abbatto limiti e resistenze. Quindi i maschili hanno una visione del femminile che gli dà le spalle e quando gli dà le spalle qua c'è una lei nuda e quando gli dà le spalle questa cosa loro lo fanno impazzire, insomma. Ok. Vediamo da questa parte. Vediamo i femminili come stanno. Vediamo i femminili come stanno in questo quinto chakra aperto. E stanno con questo è il settimo chakra. Come un fiore in primavera, stanno felici, fresche e beate, così. Come un fiore in primavera. Questo è il settimo chakra, questo indaco qui. E il settimo chakra sono i nuovi inizi funzionali sulla connessione con Dio, cioè con il sé superiore. Bellissimo, grande potere femminile hanno qua, c'è proprio grandissimo potere femminile, non c'è vittimismo, non c'è zerbinismo, c'è proprio una bellissima energia, eh. È una bellissima stesa, ragazze mie. Vi metto un'ultima carta. Tu stai riprendendo, io parlo. Sì. Un'ultima carta in chiusura. Sciamano, sciamano. Voglio lo sciamano. Subito, datemi lo sciamano. Eccolo. Messaggio di chiusura per il nostro lui-lei in questa settimana. La luna piena, la luna piena. Il messaggio di chiusura del nostro lui-lei è con la luna. Abbiamo proprio la luna piena che farà venire fuori delle emozioni molto forti in questi giorni. Il messaggio qual è della luna? Il messaggio del femminile. Affidarsi alla notte, affidarsi all'intuito, affidarsi a ciò che non si vede, affidarsi ai segni, affidarsi alle sincronicità, affidarsi al proprio sposo celeste. Ricordiamo la carta dei chakra, affinché l'intuito vegli su di te, solo intuito è la luna. Questa luna a chi è in delle condizioni di livello di coscienza un po' inferiore, ma non che sia male, inferiore, ogni cosa ha una scala, no? Questa luna può portare a delle turbe mentali, molti maschili o energie che si ritrovano nel maschile potranno avere delle turbe mentali perché l'altra persona gli dà le spalle, ma quello è funzionale affinché tu possa sciogliere i nodi, paure e attaccamenti che ti separano dall'amore. Ricordati che la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E chi ha un livello di coscienza alto che segue la luna, segue le intuizioni, sa esattamente questa connessione. E siccome qua ci sono energie femminili che hanno perfettamente questa connessione, la luna ti ispirerà nel procedere con le tue intuizioni e godrai di te stessa o di te stesso. Wow, detto questo, ragazze mie, ragazzi, bellissimo, io vi auguro ogni bellezza perseguibile, noi ci vediamo prestissimo, io vi abbraccio profondamente e come sempre, che Dio vi benedica tutti. Mua!